Poi altra notizia, magari ne avete sentito parlare, non so se seguite Report, però c'è stata un'inchiesta di Report in cui veniva detto che appunto 40.000 computer dei magistrati italiani sarebbero spiati di nascosto. Ora, io non voglio entrare nella politica, sapete, quella non è la mia materia. Però praticamente che è successo? Praticamente a un certo punto si sono accorti la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, che appunto è l'organo del Ministero della Giustizia italiana, che è responsabile insomma della gestione tecnica delle reti, della sicurezza informatica, quello che è, appunto degli uffici giudiziari. A un certo punto si sono accorti che i computer dei magistrati di alcuni uffici dei magistrati della procura di Torino, insomma, non potevano essere visti, cioè risultavano fantasmi nei loro sistemi e non li vedevano. E quindi insomma hanno chiesto come mai, e gli è stato detto che i tecnici di questi ministeri, di questi uffici dei magistrati non avevano installato questo benedetto ECM. E quindi ovviamente loro non li vedevano. E poi insomma sono state fatte un po' di polemiche su sta cosa ed è stato chiesto che venisse installato sto ECM. Ora, l'ECM non è un Trojan e non è uno spyware, non è un malware e niente, ma è semplicemente uno strumento di Microsoft che è utilizzato in realtà. Se lo trovo adesso, ok, questo qua, appunto l'Enterprise Content Management, e praticamente viene utilizzato dalle aziende per centralizzare, per la centralizzazione dei PC, insomma, dei computer. Praticamente se hai tantissimi computer, con questo riesci a gestirli in maniera più semplicemente, ecco. La cosa è che però, cosa è successo? Tramite l'inchiesta di Report si è detto che questo sistema può anche essere utilizzato per spiare i computer, e questo è vero, infatti. Cioè, effettivamente ci sono delle funzionalità in cui tu puoi prendere accesso al computer della persona, e questo lo puoi fare o chiedendo il permesso o senza permesso. Insomma, e quindi questo sistema, che in realtà questo sistema era il vecchio SCCM, no? Magari qualcuno lo ricorda, tipo io lo riconosco come SCCM, non avevo collegato che era ECM, è la stessa cosa. Però insomma questo sistema viene utilizzato appunto in questo modo per le grandi aziende, no? Così, per gestire tutti i computer. La cosa è che non è stato installato segretamente nei computer dei magistrati, ma in realtà è stato installato per gestire l'aggiornamento di Windows, presumo da Windows 10 a Windows 11, perché appunto poi a un certo punto, no, c'è stato appunto, si doveva aggiornare a Windows 11 perché non c'era più la manutenzione per Windows 10, insomma, cosa così. E quindi insomma tutti a un certo punto abbiamo dovuto, cioè non c'erano più aggiornamenti eccetera eccetera, abbiamo dovuto aggiornare tutti a Windows 11 per appunto mantenerci in sicurezza. E quindi è stato utilizzato per questo, però poi dopo che è stato aggiornato non l'hanno cancellato, e da lì quindi l'inchiesta. La cosa è che questo strumento in realtà non è usato solo per aggiornare a Windows 11, in realtà è proprio per gestirli. Cioè, se hai altri aggiornamenti puoi aggiornarli tutti in questo modo, così da avere dei sistemi comunque protetti e in sicurezza. Però sì, puoi fare il controllo remoto, e questo solitamente è utilizzato per, magari se tu hai dei problemi al tuo computer, il tecnico informatico non è che viene da te a casa tua o al tuo ufficio per vedere il tuo computer, perché molte volte gli uffici magari sono distanti, no? Proprio tipo magari città diverse proprio.
Quindi appunto si utilizza il controllo remoto, così il tecnico prende accesso al tuo computer e magari ti sistema il problema. Quindi insomma è una cosa effettivamente utile. La cosa è che però per fare questo controllo remoto bisogna avere dei privilegi di amministratore. I privilegi di amministratore sono i privilegi più alti, insomma, cioè su Windows o comunque su tanti sistemi, anche Linux, eccetera, Mac e quello che è. Voi avete l'utente normale e poi l'utente di amministratore. Potete avere anche altri utenti, però diciamo non vi sto qui a dire tutte le funzionalità di Windows. E diciamo l'utente normale non può fare alcune funzioni che non può utilizzare alcune funzioni che invece può utilizzare l'utente di amministratore, perché appunto è un amministratore. Quindi in teoria un tecnico con privilegi di amministratore potrebbe attivare il controllo remoto su un computer di un magistrato senza che lui se ne accorga, perché non ti viene detto niente, cioè non c'è un alert o qualcosa che ti dice vedi che ti stanno spiando, ti stanno vedendo che fai, no? Non voglio usare la cosa spiare perché insomma un po' too much, però teoricamente potenzialmente si può fare e ovviamente così andresti a vedere tante informazioni sensibili che in realtà non dovresti vedere. Ora c'è tutta la questione che poi è stata questa situazione è stata archiviata, è stata segnalata al Ministero della Giustizia dai tecnici della Procura di Torino, ma che è stata chiusa, però insomma vedetevi la puntata di Report se volete vedere queste notizie. Però è anche della posizione del Ministero della Giustizia. Però insomma la cosa qual è? Ora, il problema non è la tecnologia, secondo me, perché tante aziende lo utilizzano e comunque sono sistemi per centralizzare appunto la gestione. Secondo me però ci sono delle problematiche e le problematiche sono i processi. Cioè, se ovviamente tutti hanno accesso a questo sistema, e questo è un problema, però non è il problema dell'ECM. Il problema è che non hai dei processi. Ora, io non so gli uffici della magistratura come sono messi, nel senso non so i loro processi, non so che come funziona, quindi io dico in maniera generica, ecco. Però qual è la cosa? Prima di tutto hai un sistema centrale che ha accesso a tutti i PC dei magistrati, quindi o comunque di tutte le persone, cioè questo è generico, cioè pure, non lo so, se Google, che è gigante, utilizzasse una roba del genere, non credo perché Google che usa Microsoft, dai, no scherzo, vabbè, non lo so, però una grande azienda, no, utilizzasse questo sistema, chiaramente se tu non lo proteggi hai un sistema centrale che può accedere a tutti i computer dei tuoi dipendenti. Se qualcuno prende accesso a questo sistema può prendere tanti dati, quindi se un hackerino prende questo sistema, chiaramente capite che può accedere a tanti dati e può fare anche danni, perché comunque non è, se hai il controllo remoto non è che leggi soltanto, ma puoi anche modificare e magari fare altre cose. E in più c'è il problema dell'insider threat, cioè quei dipendenti che magari rubano dati ma che stanno all'interno dell'azienda. Oltretutto, cosa che mi sono dimenticata, quando voi fate questo accesso remoto, ovviamente ci sono dei log, cioè un registro dove il sistema scrive tutto quello che succede. Quindi se qualcuno ha fatto accesso remoto al mio PC, da qualche parte sta scritto. Ovviamente, essendo amministratore, tu in teoria lo puoi cancellare. Però capite bene che questo è un problema sempre di processi. Perché se il dipendente che può fare accesso da remoto ha anche il permesso di cancellare i log, qui stiamo avendo un problema. Perché ci dovrebbe essere una separazione. Chi può leggere e modificare i log e chi può fare l'accesso da remoto. Oltretutto, no? Ci dovrebbe essere un'architettura zero trust, cioè il minimo
la minima fiducia. E questo è molto importante, cioè perché nessun tecnico interno o esterno deve avere una fiducia predefinita. Cioè tu non ti puoi fidare di tutti, cioè non è che io dico che adesso i tecnici sono tutti impazziti, rubano dati, però in cose ad alto rischio, ad alto livello in questo modo, bisognerebbe avere un zero trust, dove praticamente ogni accesso deve essere autorizzato da un sistema di doppia chiave, cioè tu devi avere l'autorizzazione del magistrato più l'autorizzazione di un ente terzo indipendente, che si deve scegliere ovviamente. Così, cioè, tu prima che accedi alla possibilità di fare l'accesso remoto, devi avere 2 autorizzazioni. Cioè, se tu non hai l'autorizzazione, non ci puoi accedere. Cioè, queste cose devono essere protette. Ed è questo, secondo me, ora ve l'ho detto, non so la magistratura o queste cose, se utilizzano queste cose, però non è il problema dello strumento, no? Uno può utilizzare tutti gli strumenti che vuole, però se poi non hai dei processi e non proteggi questi strumenti, ovviamente poi potresti avere cose brutte. E ovviamente i sistemi più sensibili della magistratura si sa, cioè non lo so in realtà, però molto spesso in Italia non so nel mondo adesso, ci sono molti appalti. Sistemi del genere però non possono essere appaltati a privati perché non sai cosa fanno e queste cose devono essere controllate. Quindi capite, cioè secondo me non è il problema c'è, nel senso effettivamente se non è protetto, ve l'ho detto, è una problematica, ma non solo perché i magistrati potrebbero essere spiati, ma per quello che vi ho detto, no? Dipendenti che rubano informazioni, possibili hackerini che prendono il sistema, e quindi insomma ci sono un po' di problematiche che andrebbero sistemate. E quindi insomma, giusto per anche questo dirvi questa notizia. E vediamo insomma come continuerà.